Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, oggi parliamo di un servizio rivolto ai cittadini che riguarda i conguagli che devono essere pagati. Poi parleremo anche di un altro bonus da 500 euro che vorrebbero introdurre nella legge di bilancio che dovrebbe arrivare poi il prossimo anno, ma ne parliamo tutto in questo video. Torniamo al nostro servizio rivolto ai cittadini che riguarda i conguagli che devono essere pagati. Allora, partiamo da lì. È stato attivato un nuovo servizio che permette di consultare direttamente online, quindi su internet, tutti i conguagli che derivano dalle dichiarazioni dei redditi modello 730 che l'INPS riceve dall'Agenzia delle Entrate. Quindi secondo me è un servizio utilissimo. Ovviamente per chi riesce ad usare internet, ovviamente. Però diciamo che questo servizio è rivolto soprattutto alle persone che hanno indicato l'INPS come sostituto d'imposta per poter ricevere i conguagli, quindi i soldi indietro. Quindi adesso cerchiamo di capire bene che cos'è questo servizio. Questo servizio serve per la consultazione, come vi ho detto, dei conguagli derivanti dalle dichiarazioni dei redditi modello 730 che l'INPS riceve dall'Agenzia delle Entrate e poi soprattutto per verificare, più che verificare, per la variazione o l'annullamento della seconda rata di acconto IRPEF e o cedolare secca. Visto che tra l'altro siamo sotto periodo di secondo acconto, potrebbe essere utile a qualcuno per variare o annullare la rata di acconto delle tasse. Quindi a chi è rivolto questo servizio l'abbiamo già capito. Persone e contribuenti che hanno presentato il modello 730 indicando l'INPS come sostituto d'imposta. E l'altra domanda è come funziona questo servizio. Questo servizio darà la possibilità di fare la consultazione dei dati delle risultanze contabili 734 che servono all'INPS con tutti gli esiti delle elaborazioni effettuate e poi ovviamente la variazione o l'annullamento della seconda rata di acconto. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Allora, non passa giorno, ve lo dico proprio, non passa giorno che non ricevo dei commenti sotto i video di persone che mi chiedono: ma per noi single cosa possiamo fare? A noi single non ci hanno considerati per niente e siamo sempre abbandonati a noi stessi, e di qua e di là. Le domande sono, adesso io ne ho prese due, ve ne ho fatto un esempio, ma sono sempre quelle. Addirittura c'è persone che mi dicono: una volta finito SFL, 12 mesi, che facciamo? Che cosa dobbiamo fare? Allora, la risposta per quanto riguarda SFL, tanto ne parleremo poi anche in questo video qua, la risposta di SFL è molto semplice, nel senso che SFL serve a promuovere dei corsi di formazione, quindi c'è un contributo spese per andare a seguire questi corsi di formazione. Si presuppone che terminato il corso di formazione una persona trovi lavoro, non vi aspettate che sia chi vi ha fatto il corso, non vi aspettate il centro per l'impiego, non vi aspettate nulla, non dovete aspettarvi nulla. Se il corso che avete scelto vi dà la possibilità di trovare un lavoro, vuol dire che il corso di formazione è stato utile. Come ha risposto per esempio l'altro giorno una persona sotto un video, ha detto come faccio io? E quella persona gli risponde: se non trovi lavoro, evidentemente quel corso non è servito a niente. Ma torniamo al nostro discorso e partiamo da lontano. Noi sappiamo che RDC è finito a luglio dell'anno scorso e fino a qua già lo sapevamo. Ma secondo me ne sentiremo ancora parlare, perché ogni tanto, come vi ho fatto anche altri video, ogni tanto qualche conguaglio arriva così, no? En passant. È successo circa un paio di mesi fa che era arrivato un conguaglio di qualcosa, di roba vecchia, non so, così. Quindi comunque il consiglio che io do sempre, mi raccomando, non buttate mai via le carte RDC, carta acquisti, carta Ali, non le buttate via, mi raccomando, tenetele da parte perché ogni tanto così, no? L'INPS impazzisce e
ti spara dei conguagli a caso. Tornando a noi, come vi ho detto, Redici è finito a luglio dell'anno scorso, ma a sto punto la vera domanda è questa. Quali prestazioni o sostegni si possono richiedere che sono dedicati alle persone e famiglie che non hanno all'interno del nucleo familiare delle persone con disabilità oppure persone con più di 60 anni di età? Che poi questi alla fine sono i requisiti dell'assegno di inclusione. Ci possono raccontare tutte le leggi, leggine, ma alla fine stringi, il discorso è questo. Quindi cerchiamo di vederne alcuni. Intanto partiamo dal supporto formazione lavoro, detto SFL, che come vi ho detto prima sono 350 euro pagati alle persone o famiglie, insomma, che sono composti da occupabili e spetta a ogni persona a condizione che ciascuno partecipi a dei progetti di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro. E questo, diciamo che questo è la base. Poi abbiamo l'assegno unico riservato alle persone e famiglie che hanno dei figli a carico, ok? Questo è un altro. Poi, terzo, c'è tutta una serie di sussidi e sostegni che si possono chiedere agli enti locali, come per esempio al comune, regione, provincia, ovviamente nella comune, regione o provincia della persona in cui vive la persona. Come, faccio un esempio per capirci, qualche tempo fa per chi vive in Sardegna c'era il REIS, ossia il reddito di inclusione sociale, oppure come anche c'era il reddito di dignità della regione Puglia. E quindi a questo punto, come sempre, vi invito a verificare tutto quanto sui siti internet del vostro comune, regione e provincia. Non dimentichiamoci che non c'è solo l'INPS, ci sono anche loro, che se ne parla pochissimo, però ci sono. Dovete chiamarli o visitare i siti internet e chiedere. Chiedete perché ci sono, non li pubblicizzano tanto, ma ci sono. Poi c'è tutta una serie di prestazioni per il nucleo familiare, ci sono quelli per i disoccupati, c'è un elenco di servizi per richiedere sussidi alle persone che hanno un reddito basso, come per esempio l'assegno, quello sociale, temporaneo, quello familiare, quello di solidarietà, oppure c'è la carta acquisti ordinaria, ok? Che quella è sempre esistita e secondo me quella esisterà sempre. A questo punto possiamo comunque fare così. Questo io vi ho dato un'infarinatura generale, vi ho detto più o meno quello che c'era, più o meno, ok? Quindi, se ci fosse qualcosa in particolare che vi interessa, magari me lo scrivete qui sotto nei commenti, così mi organizzo e vi posso eventualmente preparare un video apposito, ok? Ovviamente non mi scrivete sì mi interessa, un classico, no? Sì mi interessa. Sì, mi interessa cosa? Quindi mi dovete scrivere sì, mi interessa questo, quello, quell'altro. E in base alle richieste che io ricevo, poi preparo un video. Cambiamo argomento e parliamo di questo non dico neanche fantomatico, questo bonus da 500 euro che dovrebbe arrivare il prossimo anno per tutte le persone che hanno un limite ISEE fino a 35.000 euro. In pratica questo bonus da 500 euro, adesso vi spiego perché faccio così, questo bonus da 500 euro sarebbe destinato ai servizi extrascolastici per i figli. In pratica è un emendamento alla manovra di bilancio, quindi è un emendamento per adesso, non sappiamo ancora se andrà a buon fine oppure no, però questo è quello che gira. Quindi cerchiamo di capire che cos'è. Questo contributo, bonus, non so, chiamatelo così come volete, comunque questi 500 euro annuali, una tantum, sono destinati alle famiglie con figli a carico fino all'età di 14 anni e dicono che è valido per il rimborso, attenzione alla parola, il rimborso delle spese extrascolastiche. Quindi, per esempio, i corsi di lingua, che ne so, inglese, francese, tedesco, russo, che ne so io, per i percorsi didattici culturali, quelli turistici, musica, sport, eccetera, eccetera. E quindi, perché prima vi ho detto per il rimborso? Vi ho detto il rimborso perché le famiglie che vogliono ottenere questo bonus devono prima effettuare la spesa e poi chiedere il rimborso.
questo bonus, che andremo a capire se poi effettivamente uscirà o non uscirà, lo scopriremo poi prossimamente, è una tantum. Quindi, prima di tutto bisogna aver anticipato le spese, quindi aver pagato di tasca propria per le spese per i figli. Figli adottivi, figli riconosciuti e quant'altro, no? Naturali, chi che sia, ok? E poi dopo si può richiedere questo rimborso. E scopriremo più avanti se questa cosa sarà vera. Dicono anche, si dicono voci di corridoio, sapete che io le chiamo le voci di corridoio, no? Quelle che senti così, no? Che non sai mai bene se sono vere o false. Dicono voci di corridoio che questo bonus da 500 euro è cumulativo, quindi anche se uno prende, che ne so, l'assegno unico per i figli, prende l'assegno di inclusione, prende che cavolo ne so io, la butto lì, no? Così, no? Adesso ho buttato dei nomi a caso, dicono che questo bonus per le famiglie è cumulabile, quindi è una cosa extra, in più. Vedremo se effettivamente lo faranno oppure no. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!